Ciao a tutti, benvenuti in Accademia. Oggi prepareremo l'ultima ricetta del corso e sarà un dolce che prepareremo a 4 mani, una sonata. Prepareremo un profiterol senza glutine e con una forma un po' particolare. Il profiterol è un dolce semplicissimo ma non ti permette nessun errore. Che dire di questo dolce? Nella sua semplicità esprime tutta la genialità italica. Buon divertimento. Se volete essere felici, utilizzate lo zucchero con noi. Dobbiamo fare dei quadrati di cioccolato. Dobbiamo usare del cioccolato fondente temperato. Perciò versiamo 2/3 di cioccolato su un piano di marmo è l'ideale e lo dobbiamo spatolare, portarlo a 27 gradi. Lo versiamo di nuovo nello stesso tegame o bacinella dove c'è l'altro cioccolato sui 45-50 gradi e lo portiamo in tempera. Per temperarlo lo stendiamo, lo raccogliamo e lo ristendiamo. Per quale motivo? Per fare questa manovra? Prima di tutto per raffreddarlo più velocemente e poi nel rasparlo e per non fargli fare la crosta e avere uniformità di temperatura. Per sentire la tempera basta appoggiare la parte estrema del mignolo. Sentite la temperatura, adesso siamo ancora sui 35 gradi. Ventisei, perfetto. Ora lo mettiamo qua dentro. Mescoliamo il cioccolato per unificare la temperatura. Lo versiamo su un foglio di acetato. Lo stendete uniformemente. Poi lo prendete nei due angoli, lo picchiate un po' sul tavolo per uniformare la superficie. Come avete visto incomincia leggermente a opacizzare appena appena, vuol dire che sta ricristallizzando. Quello che vi suggerisco, l'ambiente deve essere fresco. Lavorare il cioccolato in un ambiente caldo è impossibile. Vedete? Sta incominciando a ricristallizzare quasi tutto. Tra poco si taglierà. Abbiamo 4 dime per formare il nostro profiterol, che è un profiterol totalmente diverso dai soliti per l'aspetto e per il gusto. Se tagliate il cioccolato quando è molle, che non è ancora ricristallizzato parzialmente, una volta fatto il taglio si incolla di nuovo, oppure il taglio rimane sporco. Se voi lo fate, vedete adesso, si è asciugato, ma siamo al 50% della cristallizzazione. Adesso il taglio diventerà pulito e poi si girerà sottosopra per mantenere la forma piatta. Se lo lasciamo così, fa la barca. Per risparmiare un taglio andrò ad unire questo lato con quello del quadrato più grande. E l'ultimo piccolino.
Per essere sicuri che rimanga piatto, mettiamo un peso sopra e lo mettiamo al fresco. 12, 15, 18 gradi va bene. Ora inizieremo la preparazione della pasta bignè. Utilizzerò per la prima fase 150 g di acqua, 100 g di latte di alta qualità intero, 1,5 g di sale e 15 g di burro di cacao. Per le polveri 25 g di amido di riso, 25 g di amido di mais, 100 g di farina di riso e 0,5 g di xantano. Per fare l'emulsione invece userò 125 g di burro quasi sciolto ma ancora leggermente plastico e 300 g di uova e 40 g di albume che andremo ad utilizzare solamente se il nostro impasto dovrà essere reidratato, in quanto stiamo preparando un bignè senza glutine e gli impasti senza glutine devono essere reidratati maggiormente. Lo xantano è un idrocolloide e andrà a formare il gel. Perché? Perché avendo questi tipi di polveri, cioè la farina di riso, l'amido di riso e l'amido di mais, cosa succede? Succede che l'impasto tenderà a sgretolarsi e lo xantano, essendo un idrocolloide, cercherà di tenere insieme l'impasto. Va a sostituire il glutine negli impasti tradizionali. Inizio a far bollire l'acqua, il latte, aggiungo il burro di cacao e il sale. Nel frattempo setaccio le polveri, metto tutto in una bacinella più grande e poi setaccio. Ripeto l'operazione. Ecco, le polveri sono pronte. Quando inizia a bollire le verserò all'interno del pentolino. Ora l'acqua e il latte iniziano a bollire e qui mescolo. E formiamo quella che nel bignè tradizionale è chiamata la polenta. In realtà è polenta anche questa. Mettiamo l'impasto nella planetaria e cerchiamo di togliere il vapore in eccesso e facciamo girare con lo scudo per circa un minuto e mezzo a bassa velocità. Burro e uova per fare un'emulsione che andrò a versare poi nell'impasto. Aggiustiamo con l'albume. Una bocchetta dell'otto. La pasta è lucida, perciò vuol dire che è stato ottenuto quello che si desiderava. Per modellare o dressare, come vi piace di più il nome, appoggiate la mano sul tappetino. La regola è, se lo fate più grosso alzate le dita, se lo fate più piccolo le abbassate. Perciò là avete raggiunto la misura desiderata, smettete e togliete. Là smettete, quando lo togliete andate verso il basso
Inforniamo a 180 gradi per 15 minuti. Valvola chiusa in questo caso. Ho preparato la crema pasticcera e l'ho unita a pari peso con la panna montata. Ora verserò la crema ottenuta nel sac à poche. E questa sarà la crema che troveremo all'interno dei bignè. I bignè vanno bucati sul fondo con un coltello per favorire l'inserimento della bocchetta. Non c'è una misura di un bignè grande o piccolo, è questione di eleganza. Io vedo che i prodotti che sono curati con cura non sono eccessivamente grandi quando dobbiamo costruirli. Devono essere di una misura adeguata a quello che facciamo. È arrivato il momento di preparare la glassa. Per la glassa servono 70 g di latte intero, 50 g di semolato, 34 g di glucosio, 34 g di fruttosio. Per le polveri invece servono 18 g di cacao e 28 g di amido di riso. Serve del latte in più che andrò a versare quando il tutto starà bollendo, e sono altri 122 g di latte e 166 g di cioccolato fondente. Verso il latte, lo zucchero, il fruttosio e il glucosio. Quando parliamo di glucosio parliamo sempre di sciroppo di glucosio, non di glucosio puro. Nel frattempo setacciamo le polveri. In questo caso andrà setacciato molto probabilmente anche 3 volte. Tengo mescolato il composto. Verso le polveri in una bacinella, in una ciotolina. Ora il composto bolle. Cerco di sciogliere le polveri. Portiamo a bollore il pentolino con l'altra grammatura di latte. Ora inizia a bollire la seconda parte di latte, lo verso nella pentola e quando tutto il composto bollirà nuovamente lo verserò sul cioccolato fondente. La glassa per dare degli ottimi risultati finali deve essere liscia così.
Aggiungo 366 g di panna semi montata, poco alla volta. Ne verso ancora un po'. E la nostra glassa è pronta. Verso il composto in una bacinella più piccola per facilitare poi il pescaggio del bignè. Se non volete trascinare troppa glassa crema, perché è una via di mezzo, dovete avere una forchetta con 2 dentini, non di più. Se sono 4 trascinate troppa crema sul cioccolato. E poi sbrodolate dappertutto. Mettiamo un po' di oro. Ecco il nostro profiterol per voi. Ti è piaciuta questa lezione? Allora entra subito in accademia.tv, scegli l'abbonamento che fa per te e registrati nel tempo di un caffè. Allaccia il grembiule, mondo di accademia.tv ti aspetta.